Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione nel fare decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro un altro caso di come lavorano degli informatici con la statistica. Abbiamo questo caso che ha a che fare con l'analisi e classificazione dei guasti elettrici, quindi siamo nel campo della fisica. Su questo sito Kaggle puoi trovare un sacco di sfide riguardante la scienza dei dati, statistica, chiamala come te pare, dove hai varie persone che si lanciano in modelli o comunque analisi statistiche di varia natura. Questa persona spiega che le linee di trasmissione hanno varie caratteristiche e che comunque questo tipo di infrastruttura ha un ruolo molto importante nella vita moderna. Di conseguenza è importante capire quali fattori causano problemi in queste linee di trasmissione per prevedere malfunzionamenti e per evitare disagi, essenzialmente. Questa persona ha utilizzato Python per fare questo tipo di lavoro e, come già avevo fatto presente in altri casi, quando per la statistica si usa Python abbiamo un forte indizio che abbiamo a che fare con un approccio da informatici. Carica le più famose librerie che si usano per questi contesti. Questa serve per dei grafici e questa è di solito la libreria preferita per chi fa modelli col metodo degli informatici. Dà una rapida introduzione al tipo di dati, legge i dati e qui fa una serie di controlli essenzialmente. Qui parte con la prima analisi esplorativa, la correlazione fra le variabili nel dataset. Lo fa tramite un grafico di calore, possiamo chiamarlo, e se hai visto altri miei video ricorderai che una delle caratteristiche degli informatici è la totale assenza delle significatività. Qui abbiamo correlazioni e non sappiamo quale di queste è significativa. Questa cosa in genere si fa per vedere quali variabili inserire nel modello. E adesso vedrai che non facendo questa cosa farà una cosa che io trovo molto risibile. Proseguiamo. Qui fa dei grafici essenzialmente delle varie variabili e qui lui non commenta perché viene fuori una figura così strana. Cioè questa cosa qui, al di fuori delle scienze dure come la fisica, accende 25 campanelli d'allarme. Cioè non è una nuvola di punti, qua c'è proprio una figura. E lui non spiega il perché abbiamo questa cosa. Io non ho nemmeno le conoscenze per spiegarti il perché di questo segno esoterico. Qui fa vedere la composizione della variabile obiettivo e qui praticamente, e qui io ti posso dire con assoluta certezza che non è un dataset originale. Qui è stato sicuramente modificato. Perché? È praticamente impossibile che in una linea elettrica abbiamo un 50% di guasto e non guasto. Qui c'è stato sicuramente un'altra cosa che gli informatici amano fare, ossia un ribilanciamento delle categorie della variabile obiettivo. Di solito, e qui gioco in casa, quando si vuole studiare anomalie, l'anomalia risulta dallo 0 fino al 10% ad esagerare. Qui abbiamo già un bilanciamento, infatti vedi che siamo sul 46. Andiamo avanti, grafici della distribuzione, anche qui servirebbe fare qualche commento in più che lui non fa. Queste non sono distribuzioni normali. Io penso che hanno un nome molto specifico perché vedi che hanno una forma molto particolare rispetto a quella che è una distribuzione normale. Qui si vede che è un'approssimazione a una normale trimodale, però io penso che non esista un nome molto specifico, ma non essendo del campo dell'ingegneria elettronica o della fisica non gli so dare un nome. Andiamo avanti e qui inizia col modello. Sorpresa delle sorprese, inserisce tutte le variabili esplicative. Adesso te lo faccio rivedere perché questa cosa qui mi fa ridere. Questa è la nostra matrice delle variabili, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 escludendo la variabile obiettivo. Qui, come ti avevo detto, le prende tutte. Quindi, classico approccio, infiliamo tutto dentro, tanto poi succederà qualcosa. Classica cosa che fanno degli informatici.
Qua utilizza un modello che di per sé non è avanzato, ma non è il più semplice che si poteva usare, ossia una foresta casuale. A destra fa le previsioni e questi sono i risultati. Questa è una matrice di confusione, la diagonale principale mostra l'accuratezza e l'antidiagonale, ossia 6 più 3 uguale 9, rappresenta l'errore. Qui abbiamo una serie di metriche, viene fuori un modello quasi perfetto. E se hai visto altri miei video, quando viene fuori un modello perfetto vuol dire che c'è qualcosa che non va. Secondo te lui si fa questo scrupolo? No! Qua fa un altro tipo di output per quanto riguarda questo aspetto e poi passa al modello multiclass, perché comunque di guasti ne esistono vari tipi. Lui prima ha fatto una semplificazione, ha preso il no guasto guasto, ma di guasti ne esistono varie categorie. Io ora rifaccio quello che ha fatto lui, perché ti faccio vedere ancora una volta di quanto è diverso l'approccio di alcuni informatici, perché fortunatamente non tutti sono così, ma tanti lavorano così male, e ti faccio vedere queste differenze dove? Ovviamente su JASP. Allora, io come prima cosa in assoluto, anche se qua c'è un eccesso di rigore, visto che siamo nel campo della fisica, ho calcolato le correlazioni col metodo bayesiano. Qui vedi che di significativo abbiamo 1, 2, 3, 4 variabili, non 7. Quindi io nel modello ne metterò al massimo 4. Però qua c'è anche un problema, è che abbiamo una collinearità fra i B e i C. Su Jasper non possiamo fare le correlazioni parziali, ma già qua si potrebbe escludere fra i B e i C. Poi qualcuna risulta non lineare e dal grafico di prima si capisce anche il perché, nel senso che effettivamente da qui vengono fuori forti artifici non lineari se costruiti con la nostra variabile obiettivo, e poi ho studiato appunto questa significatività in funzione di ciò che ci offre in più lo studio della significatività bayesiana. E appunto siamo nella fisica, questa cosa di per sé non serve, perché è una cosa deterministica. Mi spiego, nella fisica i modelli non hanno errore, nella statistica sì, perché la fisica è una scienza dura, dove ci sono leggi, e visto che comunque gli ingegneri lavorano con le leggi, non servirebbe questo eccesso di rigore. Comunque, come vedi, non abbiamo problemi, se non questo errore che appunto deriva dal fatto che abbiamo un valore così elevato che ce lo segnala come errore, ma in realtà sappiamo che non è un problema perché siamo nella fisica. Ho costruito il mio primo modello, che di solito nella statistica è un modello logistico, che prende come variabile obiettivo una variabile dicotomica, cioè 0, 1. Così si fa, non si va subito ai modelli classificativi come nelle foreste casuali. Abbiamo tutte variabili obiettivo, ma ti faccio notare che io qua dentro ho inserito anche quella variabile collineare, che è o IB o IC. Il problema del modello logistico è che non ti fornisce in genere, a meno che non fai tu delle cose, una matrice di confusione come in questo caso per capire se il modello funziona oppure no, ma non è un problema. Io poi qua ho fatto una serie di diagnostiche che non ci servirà granché, e a seguire ho fatto un modello albero decisionale che sarebbe praticamente il padre delle foreste casuali, quindi un modello più semplice, e abbiamo un'accuratezza del 99%, che è tanto, ma è meno rispetto alla sua. Perché? Perché lui ci ha messo dentro tutto. Alcune metriche dei modelli aumentano semplicemente perché tu inserisci più roba, indipendentemente se è significativa o meno. Quindi come vedi io ho avuto una prestazione lievemente inferiore alla sua, ma con un modello molto più snello. Anche qui io mi sono fatto poi una serie di metriche, e qui vedi appunto, questa è un'altra cosa di diagnostica molto importante, che il modello prevede molto meglio rispetto a quella che è il lancio di una moneta. Ora faccio un secondo modello che non ha la variabile IB e vedrai che essenzialmente cambierà qualcosa. Innanzitutto torno su a vedere se sì, o rimuovo IB o rimuovo IC. Io rimuoverei IC. Ok, togliamo IC. Ok, vedi, con anche una variabile in meno, a livello di accuratezza siamo comunque sul 99,1. Addirittura in questo caso noti che è leggermente migliorato, è passato da un 989 a un 991. Non è significativo se facessimo il test a nova, ma è significativo perché con un modello più snello, sia con meno variabili, abbiamo spiegato praticamente lo stesso. Poi la persona in questione andava avanti facendo, come anticipavo, un modello dei guasti
classificando più nello specifico le tipologie di guasti, e anche qui faceva gli errori di prima, e aveva come prestazione un qualcosa di molto simile, cioè un 88%, che è comunque tanto perché è costruito su un modello dove c'è infilato dentro tutto, quindi significativo, non significativo, ma sì, facciamo. E poi qua faceva vedere il punteggio in funzione della classe del guasto. Come vedi, ci sono due tipologie di guasto che il modello non sa gestire bene come le altre, ma le altre sono semplicemente sovraottimistiche. Questa persona di oggi ha un approccio informatico perché, e qui forse rimarrai sorpreso, ha studiato in un college dove insegnano varie facoltà di ingegneria. Al che potresti fermare, ma come? Ingegneria, persone rompiscatole, meticolose e così via? Non importa niente, perché chi insegna apprendimento automatico in quelle facoltà, nella maggior parte dei casi ha avuto una formazione da informatico, non da statistico, e quindi fanno gli stessi identici errori di alcuni informatici. E anche oggi ti ho mostrato a chi risulta pericoloso affidarsi, e se anche tu hai bisogno di studiare dei malfunzionamenti, ti prego di consegnarmi tanti dati ordinati, dopo che ovviamente mi hai contattato su uno dei principali social oppure sulla sezione contatti di staticalmo.com, e dopo inizierò a divertirmi. Ti saluto e alla prossima. Ciao!